Buongiorno, in questa pillola del Catechismo della Chiesa Cattolica voglio riprendere un concetto che ho trattato in altri video, ma aggiungendo un elemento in più e una curiosità in più, una curiosità, vedrete, veramente illuminante per quanto riguarda il rapporto tra, diciamo, le affermazioni teologiche e quello che c'è scritto nei testi. Io nel video che si intitola Io sto con il Papa, tra le tante altre cose, ho detto anche che la scrittura, insomma, e la dottrina vengono trasmesse sulla base di traduzioni, quindi indipendentemente da quello che è il testo originale con i suoi significati. E nel video che avevo fatto per l'8 dicembre per l'Immacolata Concezione avevo parlato del peccato originale, o meglio della non esistenza del peccato originale. Quindi non torno su quegli argomenti perché lì vi ho già letto tutto quanto vi dovevo leggere per far capire come il peccato originale non esista, però c'è un fatto molto interessante nel Catechismo della Chiesa Cattolica e che è illuminante proprio in funzione di quello che vi dicevo prima, cioè del rapporto tra la predicazione e le scritture. Vedremo come una piccolissima parolina possa cambiare addirittura, come dire, ovviamente opportunamente rielaborata, possa cambiare addirittura le affermazioni teologiche. Il discorso del peccato originale è veramente importante per la Chiesa e la Chiesa lo sa, perché per esempio nell'articolo 389 del Catechismo dice: la Chiesa che ha il senso di Cristo ben sa che non si può intaccare la rivelazione del peccato originale senza attentare al mistero di Cristo. Cioè la Chiesa è consapevole di come la dottrina del peccato originale, così come l'ha formulata, sia funzionale per spiegare il cosiddetto mistero di Cristo. Premetto che per quanto riguarda la figura di Cristo, il mistero è un qualcosa che viene aggiunto successivamente, perché questo Yehoshua ben Yosef, cioè Gesù figlio di Giuseppe, meglio Giosuè figlio di Giuseppe, perché questo è il suo vero nome, non comporta un mistero in sé, perché lui era un rabbi, cioè un maestro giudeo, predicatore, messianista, come tanti nei suoi tempi, quindi non ci sarebbe nessun mistero, c'è perché viene introdotto. E poi questo mistero troverebbe una sua spiegazione o inizio di spiegazione nella dottrina cattolica del peccato originale, la quale afferma, e qui passiamo all'articolo 404, dove si dice esplicitamente che Adamo ed Eva commettono un peccato personale, ma questo peccato intacca la natura umana che essi trasmettono in una condizione decaduta. Si tratta di un peccato che sarà trasmesso per propagazione a tutta l'umanità, cioè con la trasmissione di una natura umana privata della santità, eccetera. È quello che normalmente si dice nella tradizione cattolica, quindi nella tradizione della teologia occidentale. Ogni uomo nasce macchiato dalla conseguenza del peccato originale e questa macchia se la porta dentro e la trasmette. Questa è la dottrina di Agostino, anche, che addirittura parla appunto della trasmissione attraverso questa cosa che per lui pare essere veramente quanto di più riprovevole ci possa essere, cioè la concupiscenza del rapporto sessuale, addirittura anche all'interno del matrimonio. Quindi si trasmette questa macchia. Ma questo discorso della macchia nasce da una traduzione che è molto interessante da vedere, perché riguarda una piccolissima espressione ma che è molto significativa, e adesso la vediamo. La dottrina della trasmissione di questa macchia da un'anima all'altra, no? Attraverso il, diciamo, rapporto genitoriale, è stata formulata in modo formale dal Concilio di Trento, cioè il Concilio della Controriforma nel 1546.
e si chiama proprio decreto sul peccato originale e recita così. Chi afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui solo e non anche alla sua discendenza, che perdette per sé soltanto e non anche per noi la santità e giustizia che aveva ricevuto da Dio, o che egli, inquinato dal peccato di disobbedienza, abbia trasmesso a tutto il genere umano solo la morte e le pene del corpo e non invece anche il peccato, che è la morte dell'anima, sia anatema. Cioè è una condanna durissima. E perché c'è questa condanna durissima nei confronti di chi nega che la macchia del peccato originale passi di padre in figlio e si diffonda così e sia stata diffusa a tutta l'umanità? Perché, dice sempre questo decreto sul peccato originale, chi afferma questo contraddice infatti all'Apostolo Paolo, che afferma: per mezzo di un solo uomo il peccato entrò nel mondo e a causa del peccato la morte. E così la morte si trasmise a tutti gli uomini perché in lui tutti peccarono. Ecco, la questione, diciamo così, il motivo del contendere sta proprio in questo perché in lui. In greco, che è la formulazione originale che si possiede, c'è scritto questo. Εφώ πάντες emarton. Questa formulazione greca è stata tradotta in latino da Gerolamo, che ha tradotto i testi sacri in latino per conto del Papa Damaso, è stata tradotta così. In quo omnes peccaverunt. In quo è sempre stato interpretato come in lui, ma in lui inteso come Adamo, cioè quindi in lui tutti hanno peccato. E in questa formulazione qui, che è la traduzione di questo, in questa formulazione qui sarebbe affermata proprio questa compartecipazione inevitabile per cui, come abbiamo letto prima nel Catechismo, questa macchia viene trasmessa di generazione in generazione per propagazione. Ora, questo discorso che è stato recepito dal Concilio di Trento in realtà non viene più accettato dagli studiosi e rimane quindi il problema di come tradurre questo FO. Ora, come tradurre questo FO è veramente una questione di non secondaria importanza, tant'è che se voi andate in rete anche a cercare, a vedere, troverete centinaia e centinaia di pagine dedicate a tutto questo. Ora, la cosa più intelligente da fare per rimanere alla sostanza della questione, che è quella che ci interessa, è non entrare nel merito di tutte queste discussioni. Se volete vi faccio un esempio, ma per esempio questo FO sarebbe perché in esso, ma esso inteso come relativo riferito al termine precedente nella lettera di Paolo. E il termine precedente qual è? O thanatos, che significa la morte, ma la morte in greco è maschile e quindi questo O si riferirebbe alla morte e non ad Adamo. Però per darvi l'idea della complessità della questione vi leggo che cosa dice la esegesi della scuola di studi biblici di Gerusalemme proprio in relazione a questo versetto della lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 12. E per mettere in evidenza appunto la difficoltà di traduzione dice:
che qui, questa espressione qui può essere interpretata come una relativa, per esempio al cui seguito, o come una circostanziale causale, perché, per il fatto che, o anche consecutiva, di modo che, e altro. Ma noi non entriamo nel merito di questa traduzione, perché altrimenti ci perdiamo dietro una questione filologica e rischiamo di dimenticare il concetto fondamentale. Il concetto fondamentale è che questo in quo non è la traduzione di efo. E qual è la, come dire, la prova che abbiamo di questo fatto? È che questa tradizione qui, passata attraverso Agostino, questa traduzione fatta da Gerolamo in latino, riguarda soltanto la Chiesa romana occidentale, perché la Chiesa ortodossa, cioè greca orientale, che non passa attraverso questa traduzione latina, quindi non è condizionata da questa traduzione latina, non ha il concetto della trasmissione della macchia di padre in figlio, per cui chiunque nasce all'interno dell'umanità nasce macchiato. Non ce l'ha perché questo efo non significa in quo, meno che mai significa in quo inteso come in Adamo. Dunque su questo possiamo essere assolutamente tranquilli. Già abbiamo visto nei video precedenti che il peccato originale non esiste. Abbiamo detto che comunque Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità, ma sono i capostipiti di un gruppo etnico particolare. Meno che mai adesso vediamo che c'è questa trasmissione attraverso la propagazione, così come affermato nel Catechismo della Chiesa Cattolica. E allora diciamo così, se volete rimanere fedeli al cristianesimo, quindi continuare a essere cristiani, ma liberarvi dalla responsabilità di trasmettere la macchia ai vostri figli, è sufficiente che invece di essere cristiani cattolici romani occidentali, diventiate cristiani ortodossi orientali, perché per loro questo in quo non c'è. E siccome non c'è, diventando ortodossi non trasmettete più nulla. Vedete come in realtà anche semplicemente la traduzione di una espressione che di per sé appare insignificante possa essere importante, possa diventare purtroppo determinante addirittura per delle verità teologiche che vengono recepite da dei concili e formulate in modo formale, e chi non ci crede, come dice il Concilio di Trento, sia anatema. Però ripeto, se siete qui l'anatema non vi colpisce, perché appartenete ad una tradizione che è libera da questa traduzione non corretta. Questo è il concetto da tenere presente in modo fondamentale. E se poi purtroppo, come vi ho letto nel Catechismo, tutto questo rimette in discussione il mistero, cosiddetto mistero di Gesù Cristo, ripeto, noi possiamo stare ancora una volta tranquilli, perché questo mistero non c'è. Questo mistero viene introdotto ed è una conseguenza anche del mistero introdotto della trasmissione del peccato originale di anima in anima, perché non c'è questo e quindi non c'è neanche il mistero della missione di Gesù Cristo, perché Joshua ben Youssef è venuto per fare altro, è venuto per occuparsi del suo popolo in quanto rabbi, giudeo, predicatore messianista del suo tempo. Grazie e alla prossima.